Bene, presentiamo le opzioni primarie nella modalità avanzata. Cominciamo passando subito in modalità esperto, poi mettiamo le opzioni iconizzate per avere una rappresentazione diciamo più bella. Ecco. Allora, la prima opzione che trovate in alto è l'abilita-disabilita, non vi devo spiegare altro. Il wizard, c'è una sezione dedicata che ve lo spiega, vi permette diciamo, di inizializzare facilmente la mia app, appare la prima volta in automatico, poi potrete richiamarlo in ogni momento e rivedere di nuovo i passi dell'inizializzazione se per caso li avete trascurati la prima volta. Modalità principiante, la conoscete. Torniamo in modalità avanzata, ora che ce la siamo guadagnata. Modalità esperto, abbiamo visto prima, praticamente fa comparire molte più opzioni. Modalità esperto più del doppio. Ecco, rappresentazione opzioni iconizzate abbiamo visto, qui avete ovviamente ricca in descrizioni, però decisamente meno bella a vedersi. Cerca opzioni vi permette di vedere tutte le opzioni, tanto per cominciare in un colpo solo, e poi di selezionare solo quelle che per esempio vi interessano tramite una parola chiave. Questa parola chiave deve essere contenuta nel titolo e nel testo, quindi qua per esempio compaiono tutte le opzioni nelle quali compare in qualche modo nel titolo, nella descrizione, il Bluetooth, e questo può essere chiaramente molto d'aiuto qualora vogliate cercare un'opzione che non vi ricordate più dov'è. Torniamo in modalità normale. Il self-test delle notifiche all'avvio è parte di default abilitato e verifica se le notifiche funzionano. Chiaramente per fare questa verifica ha bisogno che le notifiche dell'app, le lettori di notifiche free, siano abilitate, quindi verificate sempre che siano abilitate. In tal caso spedisce una notifica a se stesso e verifica che il sistema notifiche funzioni. Questo l'ho fatto perché su alcuni sistemi terrificanti, tipo per esempio gli Oppo, l'accesso alle notifiche viene disabilitato ad ogni ripartenza dello smartphone, quindi quando lo spegnete o riaccendete perde l'accesso alle notifiche, lo dovete tutte le volte riattivare. Almeno questo vi ricorda che c'è qualche problema nel sistema notifiche di Android. Le impostazioni audio generali sono molte, quindi c'è un video dedicato a questa opzione particolare, a questo menu di opzioni. Salva, ricarica e configurazione, che questo è molto complesso, quindi c'è un video dedicato, e riavvia l'arresto del servizio, permette di riavviare in automatico l'applicazione qualora venga arrestata dal sistema.